Vediamo un po' cosa abbiamo combinato qui. Io ho già sbirciato, so già che è venuta forse bene. Voilà. Bellissima. Andiamo? Vai. Chiami ce l'hai? Sì. Bello, eh? Un presepe. Bellissimo. Una bella vista da qui. Questo è Coazze, paesino sottostante. Sì, che siamo più vicino a Coazze in realtà che a Giaveno, Siamo più perché sopra in linea Coazze. d'aria sarà nemmeno un Però chilometro. per la geografia siamo sotto il comune di Giaveno. E la sera pian pianino si accendono le luci una per volta e illuminare il paese è magnifico. Ogni tanto infatti veniamo qui ad aspettare proprio questo momento. Quella laggiù, le altre luci in fondo per i più attenti. Vi lascio 2 o 3 secondi per indovinare. Lo sapete già, è Torino. Eh sì, si vede la collina adesso e quella è Se avessi montato l'obiettivo la anche... linea che parte tutta lì, così è la collina. Sotto c'è Torino, la collina, poi di qua noi vediamo grattacielo e tutto, con la camera non si vede Sì, perché... anche su Perga si vede molto bene. Esatto, invece quello lassù è il Musinè, Già. perché là dietro poi c'è Val di Susa, inizia poi Sant'Ambrogio e si va su verso la Val di Susa. E Nomad il suo sport preferito è venire qui, mettersi in Stare questa fermo posizione così e guardare tutto il tempo giù. e aspettare qualche preda. Vero Nomad?
sente già il profumo, si sente già il profumo. Voilà. Grazie. È venuta proprio buona. Un capolavoro. E che gusto ha? Fa il botto di pecora giusta. E poi fatto benissimo. Perfezione. Bravo, ti smentisci mai, bisogna dirlo. Te non ti fa bene. Non si può. Via. Finalmente siamo arrivati in questo posto splendido che molti di voi conosceranno sicuramente perché è un posto molto significativo per me, perché sia per me che per Ele. Per me perché ho passato il primo lockdown nel 2020, qui ho vissuto in macchina per 3 mesi d'inverno, è stato bello tosto, l'avventura, una delle avventure più belle della mia vita. E magari mi metto qualche foto qui mentre che ero in questa situazione, che sono molto belle. E poi inoltre a questa storia qui io e Ele abbiamo passato altri 3 mesi più o meno, sì, 3 mesi qua su, sempre d'inverno, con 2 camper, il suo e il mio, e ho sfornato più di 1000 pizze per tutta la gente che ci è venuta a trovare, iscritti YouTube, di Instagram, gente del posto. E anche qui magari vi metto qualche foto, così è interessante come storia. Adesso siamo fatti la camminata di circa 40 minuti da casa nostra, che si fa tutta tramite la mulattiera, la vecchia strada, perché inizialmente non c'era la strada diciamo percorribile con le auto, invece c'era questa camminata qui che la facevano col carretto, perché qui ci sono solo case appunto quasi ormai tutte andate giù, che una volta erano abitate e venivano a fare su chiaramente pascolo estivo, e scendevano a vendere i formaggi con il carretto fino giù a Giaveno. Pensate che storia, come è cambiato il mondo. Adesso metti in moto la macchina, vai giù in un secondo, è meraviglioso, meravigliosa la storia, e continuiamo noi a chiedere appunto alle persone più anziane del posto come era una volta, ci facciamo raccontare un po' tutta la storia. Adesso dopo 40 minuti di camminata ci facciamo un bel caffè, ci siamo portati Jet Boil, mocha, trittiamo un po' di caffè e inizia la giornata. Come una volta. Sì, eh. Beh, noi utilizziamo solo caffè in chicchi, che lo grattugiamo noi, lo trittiamo. Fa fresco, abbiamo sudato un po' e adesso ci scaldiamo, poi torniamo giù a casa.
E lì praticamente c'è il nostro terreno e la casa, non si Qua. vedrà benissimo con la fotocamera, ma siamo Quel partiti proprio da pezzettino là. di verde. Quel pezzettino di verde, il cucuzzolo praticamente, il primo cucuzzolo che si vede è il nostro terreno dove c'è l'orto e lì si vede anche la casa da qui, ma dalla fotocamera non si vedrà bene. Siamo partiti da lì, abbiamo fatto tutta la cresta arrivando poi qua, circa 180 metri di dislivello, siamo veramente vicini e con poca salita, è quasi tutta in piano la camminata, giusto 2 o 3 salite. E quella lì è sempre Torino. E quella lì è tutta Torino, Cioè, questa sotto, è Giaveno. proprio qui è Giaveno. E Quella Torino dietro. laggiù in fondo nello smog. Bel caffè caldo. Ci sta. Grazie mille. Senza zucchero, eh? Senza zucchero. Stamattina niente Ah, zucchero. stamattina amara. Grazie mille. Che belle. Cosa stai progettando, Cri? Allora, sto mettendo le 2 piante da frutto, il melo e il susino, in questo punto, appunto a distanza di 5 metri l'uno dall'altro. E come vedete c'è già il pescoli che abbiamo piantato a settembre e metteremo il susino e il melo qui e un altro laggiù in fondo in modo tale da fare una striscia di 3 piante da frutto e poi sotto appunto andremo ancora a fare orto tutto qua, quindi diciamo che inizia il nostro primo food forest piccolino, perché poi il frutteto grande andrà appunto nell'altro versante del terreno. Qui piantiamo giusto questi 3 alberi da frutto e poi sotto faremo orto, magari metteremo fragole, un po' di tutto, non Sì, si sa, c'è tutta questa parte qui da terrazzare. da terrazzare in discesa, da
lì c'è appunto il pesco e continueremo giù di lì. Esatto. Invece, come vi spiegava l'altra volta, l'idea del frutteto rimane da quella parte di là. Sì, è sull'altro versante di là che Esatto. dopo andiamo a vedere un po' di misure, perché tra poco bisogna prendere le piante. Queste qui sono quelle che, come diciamo Che nell'altro video, mi hanno regalato per il mio compleanno. esatto, la sua famiglia. Manca il nespolo che aspettiamo ancora una settimana perché non sappiamo ancora dove piantarlo, non voglio piantarlo a caso, devo solo un attimo organizzarmi Ragionare. perché in tutto ciò, in tutto questo progetto di 1000 metri di 10.000 metri di terreno c'è tanta progettazione, stiamo leggendo molti libri anche di permacultura, orti biologici, frutteti biologici e tutto, e c'è tanta progettazione da fare, non si fa a caso, bisogna capire bene le In che vene territorio? d'acqua, il sole, i piani, bisogna capire tante cose. Quindi stiamo progettando e a breve inizieranno i lavori. Anzi, li iniziamo proprio oggi. Sì, infatti adesso sono già iniziati i I lavori primi nel piccolo, perché Sì. poi nel grande tra poco, tra un mese e mezzo, appena arriva la bella stagione si inizierà a scavare, progettare, terrazzare. E finalmente raccogliere i frutti, il pesco è già in fiore, è Sì, il incredibile. pesco è stupendo, ha già delle gemme rosa, Ha già i fucsia. fiori Sì, sì, che sì. stanno per sbocciare, tutti rosa, Infatti stupendi. non vediamo l'ora. Ho tolto le pietre più grosse, quelle che impediscono alle radici di andare in profondità, perché qua siamo in un terreno molto roccioso, siamo su una collina che è proprio una falda rocciosa, quindi ho tolto quelle più grosse, adesso andiamo a buttare il terriccio e mettiamo giù la pianta, così siamo a posto. E poi cercherò di fare un piccolo 1 metro quadro di piano con un muretto piccolissimo di pietre di contenimento, in modo tale che l'acqua ristagni un po' quando quelle poche volte che piove ormai, in modo tale, perché qui è un po' discesa, sarà un 7-10% di discesa, quindi l'acqua scivola via, è da fare un piccolo terrazzamento, tutto molto semplice e fattibile. L'aglio sta spingendo, va anche le cipolle, siamo molto contenti, anche perché noi è la prima volta che facciamo tutto ciò, non abbiamo mai fatto nessun tipo di orto, ci stiamo solo documentando e
appunto l'aglio è uscito tutto, neanche una piantina, forse solo 2 piantine all'inizio non sono uscite, ma tutte le altre sono belle alte. Guardate che forza la natura, spettacolare. Abbiamo messo tanto aglio e tanto cipolla perché alla fine sono le cose che utilizziamo di più per cucinare un po' tutto, quindi tanto aglio e tanto cipolla. Per adesso a noi ci sembra tanto, poi chissà, in futuro tanto coltiveremo sempre di più. Qui dobbiamo ancora finire di di vangare. Abbiamo solo fatto questo pezzettino, ci manca ancora tutta questa linea che sono 18 metri più quella linea lì, che molto probabilmente lì dobbiamo andare a piantare le patate. E adesso nei prossimi giorni, appena il tempo è un po' più bello, iniziamo a vangare quest'ultimo pezzo e poi dopo la vangatura appunto concimiamo e prima passiamo la grillinette in tutti i terreni e poi a marzo iniziamo a piantare, quindi manca pochissimo, non vediamo l'ora di piantare il nostro primo orto di 100 e passa metri, siamo proprio contenti. Vedi, già solo da qui in giù invece è buona. Qua c'è proprio un fascio di una vena di roccia, di tufo. Abbiamo quasi finito, le piante le abbiamo piantate. Adesso se riusciamo, se il tempo tiene, andiamo a prendere le pietre, facciamo il muretto e poi c'è ancora per oggi dobbiamo costruire la terza compostiera, che è semplicissima, con 3 pallet che abbiamo già lì, così ci stiamo preparando per marzo. E dovrebbe anche piovere, quindi Sì, almeno oggi per i in teoria non prossimi dobbiamo giorni. annaffiare le nostre piante. Cristian ha praticamente finito i 2 muretti, questo qui e quello laggiù, su cui lavorava prima. Come va, Cri? No, ma questi adesso non sono finiti, c'è ancora un bel po' di lavoro e... Beh, il lavoro di oggi intendevo, sì. Sì, il lavoro di oggi sì, adesso non sono finiti perché bisogna poi introdurre tutta la terra all'interno delle fughe, mettere tutte le pietroline per fissare in piano perché alcune si muovono, sono tutte da mettere le scaglie. Beh, però per oggi Sì, quello sì, che sì. ti eri prefissato di fare l'hai fatto. Sì. Così almeno abbiamo un bel piano, cioè, o meglio l'albero, ha il suo bel piano. Martello, chiodi. Cosa combini, Cri? Creiamo la terza compostiera, proprio con materiali ultra di recupero. Abbiamo dei pallet. Abbiamo dei pallet che abbiamo recuperato, staffe recuperate perché come potete vedere Belle piegate. da vecchi mobili, sono tutte storte, devo un po' addrizzarle. Ci mettiamo al lavoro perché tra poco se viene giù il diluvio. Sì, c'è un tempo proprio da lupi. E... Sì, la terza compostiera ci servirà per il compost finito. Esatto, una volta decomposto da questo stato qui, cioè una volta che il cibo si decompone completamente, lo diciamo travaseremo, lo sposteremo in questa nuova compostiera e da lì poi concimeremo tutto il nostro orticello.
Ok. Ci siamo, dai, quasi. Adesso ci manca la porta che per adesso la mettiamo fissa perché non abbiamo due cerniere, dobbiamo poi comprarle. Per adesso la mettiamo fissa, tanto il lavoro di rivoltare il compost finito qua lo faremo tra circa una settimana, quindi abbiamo tutto il tempo. Adesso la mettiamo fissa, la lasciamo lì e poi zappiamo ancora a terra, perché nei libri che stiamo leggendo, appunto, e anche in tanti video YouTube spiegano che bisogna prima zappare la terra, zappare. Bisogna muovere un po' la terra, smuovere un po' la terra sotto il compost in modo tale da creare il compostaggio più in fretta possibile. Anche tutti i microrganismi, lombrichi e quant'altro arrivano subito alla materia organica. Quindi tutta quella parte lì era... Adesso la zappo, metto ancora anzi no, prima zappo e poi metto la porta, se no Esatto. non posso entrare. Per adesso lasciamo così senza porta perché dobbiamo innanzitutto finirlo, che dobbiamo coprire tutti i fondi, diciamo, che sono aperti, bisogna mettere Sì, perché pietre di e qua è quant'altro. più Sì, qua chiaramente... andiamo in discesa. E quindi mamma per farli abbastanza in livello ovviamente La porta non la mettiamo perché per è un adesso lavoro tanto- inutile. Adesso sì, perché non ha senso. Quando poi veniamo a spostare il compost la facciamo. Adesso sta già piovendo, quindi non ha molto senso perdere tempo in cose inutili. Lo facciamo con le cerniere come quella lì, così che si possa aprire e chiudere. Perfetto, per oggi direi che siamo a posto perché piove e anche un po' adesso, eh. E fa anche freddo. Fa anche freddo, quindi andiamo a casa che ho una fame porca. Mangiamo.